ragazzi, ci siamo, ci siamo. Siamo carichi? Come ve la passate? Come vedete questa situazione? È un po' che non ci vedevamo live, tra l'altro, eh? È un po' che non ci vedevamo live e quindi sono a vostra completa disposizione per rispondere a tutte le domande, come di consueto. Sono sovraesposto in altcoin, bene, cominciamo molto bene, cominciamo molto bene. Che dire, fai attenzione, riflettici bene, rivedi la tua allocazione, dai, non procrastinare queste cose importanti. Quell'attimo in cui sei in cima alle montagne russe ti manca il fiato prima della discesa. Quindi siamo già in ansia in vista di una discesa. Cioè ormai abbiamo talmente un disturbo post-traumatico da bear market che quando vediamo salire ci immaginiamo già la discesa. Ti capisco. So come funziona. Ciao Luke, non fai la live del lunedì e muore il Papa. Ragazzi, non era previsto. Non so che dire. Però adesso recupero. No, però tra l'altro venerdì non credo faremo la live, perché venerdì, vabbè, a parte ci sono i ponti e tutto, quindi magari facciamo anche un po' di ferie. E la prossima settimana, tra l'altro, sarò a Dubai al Token 2049, magari vi porto un po' di alfa da lì, ma dobbiamo vedere come riesco a organizzarmi con le live e le varie cose. Non vi posso garantire nulla. Sono onesto, apprezzo l'onestà, voglio andare all-in su Bitcoin, non penso di fare male per il mio futuro. Guarda, David, io ti dico, io sono il primo, lo sai benissimo, a essere bullish su Bitcoin, perché chiaramente, insomma, ho spiegato varie volte la mia tesi di investimento, dove ci vedo valore e tutto, però io dico sempre anche all-in è veramente un rischio molto alto. Poi è troppo, cioè è una cosa personale, però io non consiglierei mai a nessuno un all-in, perché comunque è davvero un livello di rischio importante. Quindi riflettici un po'. Ma che fuso orario hai? Normale? Cos'è? UTC più 1, UTC più 2 e via. Mai visto Zerebro? Dopo mesi... Cos'è Zerebro? Ragazzi, sarà una meme coin. Dopo mesi che provo a allungarlo, oggi esplode. Ma sì. Non ho più paura della discesa, me lo hai insegnato tu. Ma cos'è successo improvvisamente a Trump? Speriamo che salgano, così quando sono in pari trasferisco tutto. Oddio, mi sono perso qualcosa. Fai bene a non aver più paura della discesa, perché la paura in generale negli investimenti non deve esistere, così come la FOMO, insomma l'emotività deve rimanere assolutamente fuori. Non ho capito il discorso del riportare quando torni in pari, non mi piace molto quel discorso lì, Invece di BNB come futuro investimento, BNB è interessante. BNB è ottimo perché è un asset produttivo, si è dimostrato molto resiliente, oggi vi ho fatto vedere un po' di dati interessanti e poi appunto è comunque un investimento in Binance, chiaramente dipende poi da come va Binance. Cioè se Binance va bene cresce, se Binance va male scende, dipende molto da Binance ovviamente. E Trump ha annunciato che i primi 220 hodler andranno a cena con lui. Ho letto, ragazzi, non so più cosa dire. Io non ho finito le parole, davvero. Quando vedo queste cose non so davvero cosa dire. Parlate voi. Io, ragazzi, ci tengo a dirvi una cosa importante, a ribadirvi, o meglio, una cosa importante. Mi raccomando, seguiteci su Telegram. Link in descrizione. Su Telegram, giorno dopo giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, notizie, dati, analisi, informazioni in tempo reale. Quindi devi seguirci su Telegram, altrimenti ti perdi roba. Mi raccomando, tutto super aggiornato. Link in descrizione. Olè. Luke, ma ci vai a cena con Trump? Ma sai che bello, tra l'altro, vado a cena con Trump e gli tiro una super scillata di qualche coin strana e faccio il video mentre sono lì e la facciamo pompare. No, scherzi a parte, non so neanche quanto deve avere un top 200 holder.
Ma io vorrei vedere, ragazzi, i personaggi che ci vanno, cioè veramente, veramente saranno dei folli. Ho fatto due chiacchiere con Massi, ora farò due orette private, due orette private con lui. Come ho ringraziato lui, ringrazio anche te per le opportunità date e per farci perdere meno soldi possibili. L'obiettivo è quello, ragazzi, mi raccomando, lucidità, razionalità. Non fate gambling, non fatevi prendere dalle emozioni, soliti discorsi semplici ma meno semplici da mettere in atto. E mi fa piacere, fammi sapere poi come va con Massi, ma so già che Massi è un grande, quindi so già che andrà benone. E vorrei chiederti un consiglio. Io ho comprato in spot Bitcoin, ETH, Sole XRP, però sono tutti USDT. Dato che non ho capito, dato sono tutti USDT, cosa vuol dire? Dato che una visione a lungo termine ha senso dopo tutti i problemi che ha avuto USDT in Europa. Se hai comprato in spot non dovresti avere USDT, dovresti avere Bitcoin, Ethereum, Sol e XRP. E non è che hai usato i derivati? Non saprei. Mi sembra molto strano, mi sembra molto strano. Ma c'è airdrop di Metamask, è un fake, attenzione, non ne so niente di airdrop di Metamask. Io farei molta, molta attenzione. Molta attenzione. Ma la promozione dell'oro di Bitpanda ha pagato? Che io sappia sì, mi dicevano erano circa 10 euro. Circa 10 euro aveva pagato, mi aveva detto chi aveva partecipato. Aspettate che faccio un salutino volante agli amici di... Vediamo se è partito, TikTok. Vediamo se è partita la live su TikTok, sembra di sì, fatemi dare un'occhiata che non l'ho ancora aperta. Eccoci qua, buonasera amici, buonasera. Sono in short su Doge, dimmi che ha smesso di salire. Tu ti vuoi male, ti vuoi molto male. Short su Doge, una delle monete più volatili della terra, cioè proprio vuoi farti liquidare gratuitamente così dal mercato? Non lo so, io farei molta attenzione, non perché deve salire, ma perché anche se poi ti fa delle botte di volatilità rischia di liquidarti la posizione. Mi raccomando, mi raccomando. Che ne pensi di Ondo? Guarda, ne ho parlato varie volte, è uno dei progetti più concreti e interessanti di questo ciclo. Il token soffre un po' dei problemi dei token, ovvero le allocazioni dei venture capital, la tokenomics che deve ancora diluirsi, e quindi io lo sapete, non sono fan dei progetti, sì, li seguo con attenzione, e Ondo, lo ripeto, è uno dei progetti più interessanti di questo ciclo, ma meno del token, perché i token in generale spesso e volentieri hanno una tokenomics che impatta negativamente l'investitore e positivamente le tasche dei venture capital di solito, no? C'è questo disalino. Avevo fatto anche un video dedicato proprio a questo tema qui. E di Ondo molto interessanti invece sono i suoi prodotti come USDY, che ti dà la rendita delle treasury americane tokenizzata. Quello è super interessante. Cosa ne pensi di Pendle? Stessa identica cosa, è uno dei protocolli più cazzuti che esistano. Tra l'altro ci avevamo fatto un video, non so se lo avete visto, un deep dive per i nostri abbonati ricercatore. Gli abbonati ricercatore, ricordatevi che hanno periodicamente un sacco di approfondimenti su cose veramente fighe. E tra l'altro poi vengono raggruppate all'interno delle nostre playlist, vedete, deep dive, e gli approfondimenti sono anche per gli alfa. I deep dive per i ricercatori, vedete, c'era un video di 2 ore e mezza su Pendle, quindi se ti piace Pendle, ti interessa Pendle, lì trovi veramente pane per i tuoi denti. L'ultimo era su Berachain, che si farma come dei caimani, veramente come dei caimani su Berachain, e dateci un'occhiata, ecco, se siete alla ricerca di informazioni un po' più approfondite, ecco, e di difficile accesso, perché sono frutto di ore di ricerca, le trovate lì. E... Che ne pensi di Wepe? Mi sembra un bellissimo progetto, guarda, leggerlo così. Quale wallet offline consiglio? Ho fatto un video dedicato anche a quello, i top 5 wallet, e ci sono dentro sia gli hardware wallet che non. Io tendo sempre a consigliare un hardware wallet perché è più sicuro. Poi dipende ovviamente dal capitale che uno ha e tutto, però investire anche quei 50 euro, ormai il Ledger Nano S, quello l'entry level, costa davvero una cinquantina di euro mi pare. Poi se trovi la promo ci sono anche un sacco di cashback.
quindi c'era il 30% di cashback in Bitcoin, una roba del genere, quindi io consiglio sempre comunque un hardware wallet, ecco. Bitbox 02, ottimo, anche Bitbox 02 è un ottimo hardware wallet, infatti era uno di quelli che avevo recensito. C'è anche quello Bitcoin only, tra l'altro, vero, vero. E Bitcoin, come tutte le alt, hanno chiuso. Oddio, aspettate, mi sembrava interessante questo messaggio, lo vado a recuperare. Oddio, no, me lo sono perso. Porco Giuda! Ho visto che hanno fatto dei ledger fighissimi con lo schermo. Ah, i nuovi, sì, però costano tantino. Costano tantino. È quello il fatto. E niente, mi sono completamente perso la domanda. Mi hanno detto che Cacio e Pepe è stata listata sulla borsa di Londra per 3 once e mezzo. Confermi? Confermo tutto, ragazzi, confermo tutto. Tuttissimo. Luca, analizziamo BNB. Ormai siamo a più di un anno di lateralità. Se usciamo dal range, penso che vada sulla luna. Ma ragazzi, cioè, vederlo in lateralità bisognerebbe urlare al miracolo in questo periodo storico. Allora, io vi faccio vedere BNB BTC. A me sapete che le alt piace analizzarle contro BTC. E vabbè, dopo ha fatto un uptrend fuori dalla grazia di Dio. Adesso è vero, è ancora in lateralità. Tra l'altro la sua lateralità è strutturata in due range, cioè abbiamo il range superiore che è questo e quello inferiore. Al momento ci troviamo in quello inferiore, vediamo un po' come si muove, però c'è poco da fare. Adesso la resistenza principale è questa qui, 0,0073. Se riusciamo a rientrare qua sopra, poi c'è da un po' giocarsela all'interno di questo range e poi c'è la rottura primaria. Segue un po', secondo me, la massa delle altcoin in generale, perché comunque è fortemente correlata alle altre alt. Però vediamo come si risolve questo range. Effettivamente ora i livelli da tenere d'occhio sono 3, 1, 2 e 3. 0,005, 0073 e 0092. E all'interno si può giochicchiare, per chi si mette a tradare nei range, magari ci giochicchia un po'. Questo è il time frame settimanale, quindi di ampio respiro. E nel mentre, tra l'altro, vi ricordo anche le rendite degli airdrop, comunque BNB dal canto suo di forte anche il fatto che nel 2024 ha reso il 70% solo di airdrop. Ripeto, Bitcoin come tutte le alt hanno chiuso semplicemente un inverso. Facendo un bel pullback si scende, vedremo Carlo, vedremo. Io ti dico, non so inverso, mica inverso, non conosco insomma questo gergo, tuttavia ti posso dire che al momento sta testando quella che è la sua resistenza principale. Guarda, si vede bene qui, senza starsi a fare 1000 pippe mentali sui grafici di breve, stiamo testando quella che è la resistenza principale sui time frame macroscopici, tutto qua. Ci fai vedere come su TradingView si configura Bitcoin Nasdaq. Allora, guarda, non so se lo vedi. Sì, aspetta, ti faccio vedere allora, perché il grafico è questo. Eccolo qua, guarda. Io ho scritto BTC USDT fratto Nasdaq QQQ. Te lo copio e incollo proprio qui nella chat. Questo è la stringa che io ho inserito. Eccola qua, la copio anche su Twitch. Ve la giro anche lì, tac, e anche su TikTok, dai, visto che... Ma non so se posso scrivere io nella chat di TikTok, forse sì, tac. Oh no, come cacchio funziona? Porco Giuda, sì, funziona. Sembra funzionare. E fai anche dei corsi, sì, gratuiti tra l'altro, li trovi, ti consiglio di andare a darci un'occhiata se ti interessa, sul nostro sito che si chiama learn.decryptogateway.it. Su questo sito, nella sezione corsi, trovi tipo 40 ore di corsi gratuiti sulle cripto che partono dalle basi fino ad arrivare alle cose più avanzate. E tra l'altro adesso stiamo facendo un corso di analisi tecnica di cui esce la quarta puntata domani, che sarà su Gann, Wyckoff, DAO, insomma i grandi classici lo abbiamo chiamato. Trovi tutto qui, learn.decryptogateway.it/corsi, c'è veramente tanta roba, ne hai diciamo per il prossimo mese di roba da studiare, ne hai.
Sei più forte nel trading o a sciare? Faccio schifo in entrambi. No, scherzi a parte, direi a sciare, ma semplicemente perché non faccio trading, quindi direi che è facile. A sciare, a sciare. E basta, e basta. L'analisi tecnica sulle cripto. Sì, Paolo, l'analisi tecnica sulle cripto non prevede il futuro, lo ricordo sempre perché c'è chi pensa che con l'analisi tecnica fai le magie e prevedi il futuro. Non è affatto così, l'analisi tecnica non serve a prevedere il futuro, ma serve a capire i livelli, gli scenari, a gestire il rischio, insomma è un attimino più. Prossima resistenza chiave Ethereum, ci andiamo a vedere subitissimo. Ethereum perché ogni volta io ragazzi ogni volta che vedo questo grafico piango, mi scende una lacrima ogni volta che vedo questo grafico. Non c'è una resistenza, no scherzi a parte, dobbiamo andare a vedere proprio sul breve, sul brevissimo, perché altri c'è veramente un grafico osceno. Cos'è il primo livello? È un po' qua a 0021. Mio Dio, quanto è brutto sto grafico. Porco cane. Sì. Cioè dovremmo fare un po' dare un po' una spintarella come si deve, quindi almeno fino a assorbire l'ultimo dump e poi andare a fare un bel higher low e higher high e propagare un po' come si deve. Cioè qui serve proprio una lenta inversione strutturale, cioè non basta rompere una resistenza, perché questo grafico è agghiacciante, agghiacciante. Ciao Luca, mi sto liberando di qualche alt in Binance e mi permette solo coppie con TRY. Cos'è la lira turca? Oddio, strano. Non te le fa vendere tipo in USDC? Mi sembra molto strano. Mi sembra molto strano. Puoi guardare il grafico delle alt. Vediamolo subito. Eccolo. Grafico delle alt sul settimanale, che ha senso solo lì. Siamo ai minimi. Le alt sono veramente scomparse completamente in questo periodo. Vediamo se adesso torneranno. Adesso il primo che deve ripartire un po' è Bitcoin. Quando riparte Bitcoin c'è possibilità di vedere un'altra, vediamo poi quanto durerà, alt season, che l'ultima è durata un mese e mezzo, veramente è stata una cosa lampo. Però per prima cosa deve strutturarsi un po' meglio Bitcoin. E come al solito non ha senso andare contro trend, perché qua cioè siamo veramente al disastro. Ti sento spesso dire che la Whitebit Card è una delle migliori. La Gnosis Pay come si posiziona secondo te? Molto bene, guarda, onesto, molto bene. Diciamo che la Gnosis Pay ti fa detenere il token. Quindi tu devi comunque detenere un token, c'è quella piccola differenza lì, puoi depositare euro, quindi quello è ottimo, e i cashback dipende, perché spesso e volentieri sulla Whitebit Card sono più alti. Tra l'altro, non so se avete visto, vi faccio rivedere da Telegram, perché l'ho pubblicato su Telegram, mi pare qualche giorno fa, hanno aumentato, guardate, non si vede perché è un pop-up, però lo vedete da qui, hanno aumentato tutti i cashback dal 3% in su sulla Whitebit Card fino a fine mese, quindi approfittatene se vi interessa, e perché c'è ad esempio elettronica al 3%, vestiti al 3%, tutto insomma molta roba al 3% e subscriptions al 10% e Uber al 5%, quindi non è affatto male. Dateci un'occhiata se vi interessa. Comunque la Gnosis Pay molto valida, avevo fatto un video anche dedicato a lei proprio, dove l'ho spiegata un po' dall'A alla Z, valida anche lei, è forse un pelino più complessa da utilizzare, ecco. Esiste un progetto che non ha un CEO come Bitcoin? Sai che non lo so. Cioè del livello della grandezza di Bitcoin non credo. Non credo, però non so se qualche piccola, non so, tipo Monero, probabilmente, direi, se no l'avrebbero già arrestato il signor Monero. E le meme sì, in realtà poi dietro ci sono delle meme che sono sponsor di BitTensor, non lo so ragazzi, io giuro che non ne ho idea, è una domanda che non mi sono mai posto. Il cap mensile di cashback della Whitebit Card sempre 25 euro? Direi di sì, direi che è sempre 25 euro. Mi pare proprio di sì.
C'è un modo per sapere a che categoria appartiene un negozio per la Whitebit Card? Prova a sentire il support. Prova a sentire il support, direi. A Fluffy Pony avevano fatto problemi. Chi è che era Fluffy Pony? Era quello... cos'era? Non mi ricordo. Puoi vedere il grafico Global M2, molto volentieri. Andiamolo a vedere. Allora, apriamo Bitcoin e aggiungiamoci Global Liquidity Index. Eccolo. Allora, giornaliero. Vediamo dov'è. Eccolo. Ha fatto il suo ulteriore spike, adesso è un po' ritracciato, dipende molto da quanto è forte il dollaro. Dunque, oggi come è messo il dollaro? Comunque, come vedi, è ancora in fortissimo uptrend. Questo spike è stato dovuto principalmente alla debolezza del dollaro, mi pare, perché ricordiamoci che è quotato in dollari. Fatemi vedere un po' di XY. Infatti ha rimbalzato nell'ultimo periodo. È un po' appunto l'ultima forte leg up è stata legata appunto al dollaro debole. Adesso questo rimbalzino che sull'M2 Global, come avete visto, ha fatto un piccolo inciampo, è dovuto proprio alla forza del dollaro. Comunque siamo lì, nel senso è ancora in forte corsa, vedremo. Il boss di Tau non si è comprato la villa più costosa della Sardegna, no, era di EOS. Quello di EOS. Non so chi di voi se lo ricorda EOS. Tempo addietro. Nicola, vai a cucinare. Mamma mia, che sturia. Che sturia EOS. E Nicola, vai a cucinare. Luca, hai qualche novità esclusiva sul Solana Seeker? No, non ho nessun tipo di novità. Non lo so, né quello né il Game Boy. Io li sto aspettando tutti e due ancora. Della cena di Trump ne hai già parlato? No, cioè sì, nel senso, non c'è molto da dire sulla cena di Trump. C'è molto poco da dire, se non che, non so, se qualcuno di voi va, fatemi sapere, Sono in questo mondo da pochi mesi, sto ancora studiando, grazie mille per ripetere fino allo sfinimento alcuni concetti, FOMO cuffie, mai esporsi sulle alte, eccetera. Anche grazie a te sono riuscito a non incappare in errori banali e classici. Guarda, mi fa piacere, tra l'altro è difficile non incapparci, anche se, cioè a meno che non li vivi in prima persona, perché di solito uno può anche appunto ascoltare tutti i consigli del mondo, ma poi va di testa sua, cioè spesso succede così. Quindi complimenti se ci sei riuscito, e alla fine è vero, bastano alcune semplici cose, cioè buonsenso, lucidità, razionalità, evitare di farsi prendere dalla FOMO, evitare di sovraesporsi, un po' quei concetti di base lì, e continuare a seguire, che comunque è un mercato super interessante. Hai comprato in questa bull run? Oddio, in che senso? Quale bull run? Quale comprato? Io ogni mese investo, ho la mia strategia, quando sale ribilancio in uscita, quando scende ribilancio in entrata tendenzialmente. Puoi salutare mia figlia Alice che non ci crede che un video su YouTube ti risponde. Ciao Alice, sono un video su YouTube e ti sto rispondendo, e un saluto a te, a papà e a tutta la famiglia. Fate i bravi, mi raccomando. E ovviamente, mi raccomando, tutti bravi bitcoiner, grazie a Decrypto Gare Away, portafoglio al massimo meno 4%, grazie. Ma grazie a te, Devideoti, grazie a te, perché ovviamente io non è che sono lì a farti gli acquisti e le vendite, sei stato tu a farlo e vuol dire che hai usato il buon senso, quindi bravo, continua così. La chart daily di Bitcoin dagli ultimi massimi non sembra proprio una week of accumulation? Guarda, non te lo so dire, perché poi quei costrutti lì valgono solo se vengono completati. Io ti posso dire che qui abbiamo un bel costruttino di bottom, che tra l'altro si è propagato fin qua e si sta provando a propagare ulteriormente. Oggi sta affrontando la sua terza resistenza e siamo molto vicini ad assorbire l'intero inciampo, quindi la forza della domanda c'è, i volumi sono ancora leggermente minori rispetto ai sell-off, bisogna dire, quindi c'è ancora un po' da dimostrare. Io, pistola alla tempia, visto che siamo qui a giocare, no? Giochiamo alla sfera di cristallo, io mi immaginerei una cosa di questo tipo, un top locale qui, magari andare a provare a riscendere, poi se è iper forte reagire già qui,
oppure anche reagire qua sotto, è indifferente, e poi ripartire con volumi e andare a riconquistare l'origine del ritracciamento. Questo sarebbe il bull case bello pulito che vorrei vedere. Tac, vediamo, con appunto volumi magari ancora un po' così anche durante i sell-off e poi ripartenza anche dei volumi insieme a questo rialzo. Ecco, questo sarebbe il bull case per eccellenza. Ritornare sui 100k, ritorna la FOMO e poi da lì insomma la narrativa ritornerebbe a far da padrona. Vediamo, è un gioco della sfera di cristallo, lo sapete che non prevedo il futuro, però puoi salutare anche mia figlia Bea che ti deve sopportare ogni volta. Povera Bea, quanto ti capisco. Quando diglielo a papà, ogni tanto fai anche qualcos'altro oltre che guardare queste cripto che sono come i tulipani, ha ragione Panetta. Scherzi a parte, un saluto anche a voi. Grande Riccardo, cosa dice Riccardo di bello? La vera parabola rialzista non si è ancora verificata. Mi sei piaciuto con questo tono sacro. La parabola mi sa molto di Bibbia. Ho in Bitcoin 15k, ma in questo momento sono a 7k. Come hai fatto a perdere il 50%? Conviene tenere o spostarmi su Ethereum più performante o sto fermo? Dov'è più performante Ethereum? Quando? Cosa ho appena letto? Ragazzi, ho bisogno di sorseggiare un po' d'acqua. Non ho capito bene cosa ho letto, Enrico, davvero. Per cortesia potresti salutare mia nonna che minava già Bitcoin nel 36. Grande nonna, senti, se t'avanzano una cinquantina di Bitcoin, mandameli, dai. Io ne faccio buon uso, promesso. Tutti in FOMO incredibile, esatto. Puoi guardare Sol, dai, andiamo a dare un'occhiata a Sol. Poi tra poco possiamo anche passare alla parte di analisi, non so che ne dite. Che ne dite voi? Allora, Sol. Guarda, bravo Sol che ci sta provando anche lui a ritornare un attimino, a recuperare qualche livellino chiave. Vediamo, allora aspettate che tiro via un po' di sporcizia, allora intanto questi e questi, poi questo che è il bear case lo tiriamo via che non ci piacciono i bear case, allora devo stare un po' più dritto che altrimenti cacchio diventa un punto interrogativo a furia di così un gibbone. Allora ragazzi, qua abbiamo un bel V-shaped bottom locale che promette bene e un attacco. Sparisci, un attacco, vedete, a questa zona di resistenza. Quindi vediamo come va. Se va bene, il che significa sweep dei 16832 qua su e chiusura poi sopra i 0,0016, allora abbiamo un altro bel target a seguire qua sopra e più ne recuperiamo più ci propaghiamo e recuperiamo un po' di struttura come si deve. Siamo ancora in ritracciamento perché guardate, eccoci qua, guardate ancora abbastanza debole, però se già recuperassimo per dire gli 0019, ovvero questo livello qua, avremmo già comunque un costruttino di bottom bello propagato, insomma un bel assorbimento. Ritorniamo un po' nel range di top che era questo e poi da lì si può costruire nuove basi e andare a recuperare, però il primo step, ripeto, è sul breve ed è affrontare questa resistenza e recuperarla. Vediamo Sol cosa ci combina. Le altcoin dovrebbero partire solo se parte anche Bitcoin, mi aspetto di sì, sinceramente, mi aspetto a seguire perché ripartono le alt quando c'è una tolleranza al rischio globale molto elevata, molto elevata, e basta. Perché è messo così male Berachain con questo leggero recupero in generale? Ragazzi, Berachain è stato appena lanciato, solo Dio sa quanti insider ci sono dentro, quanta roba ancora deve essere dampata dai venture capital, cioè i token, la regola numero 1 vale sempre, ve la ripeto di nuovo, i token appena lanciati sul mercato vanno evitati come la peste, a meno che non avete voglia di scommettere, cioè proprio lanciare una fish, una moneta e fare testo croce, ma anzi è molto più probabile che esca croce perché che vada male, cioè tendenzialmente i token appena lanciati sul mercato
performano in maniera disastrosa. Questo vale sempre, a prescindere dalla bontà dei fondamentali, perché comunque Berachain è interessante potenzialmente, ma ad esempio si farma da Dio. Ne abbiamo parlato appunto nell'ultimo deep dive con gli abbonati ricercatore. Per gli abbonati ricercatore ci sono dei farm molto gustosi, ma cioè comprare e detenere il token fate da Exit Liquidity ai Venture Capital. L'altro giorno fuori dal supermercato uno mi ha chiesto una paglia in modo veloce, finiti a parlare di Bitcoin. Diceva di aver comprato Bitcoin quando era $10. Secondo me ha venduto vista la fax in mano. Buon gustaio, in realtà compra la birra scadente per poi accumulare altri bitcoin. Ma guarda, io quello che ti viene a dire che ha comprato a $10 non so perché, ma mi viene da dubitarne, cioè anche perché io non so ragazzi, voi se aveste davvero comprato bitcoin a $10, cioè lo andreste a dire in giro così? Non lo so, io non credo. Non so Rick, non lo so Rick, vedete un po' voi. E io ne ho sentito uno, aveva Bitcoin nel 2006, esatto, come quelli che vedevamo che, dov'è che era, che ve li avevo condivisi? Madonna che ridere, era, dov'è? Adesso lo vado a recuperare sul mio profilo. Ve l'ho condiviso ieri per farci una risata. C'era uno che me l'ha scritto in un commento. Ecco, questo che ha detto, io ricordo che me li avevano proposti addirittura nel 2009. Io mi immagino che ti arriva la telefonata, senti, vuoi comprare Bitcoin nel 2009? Cioè Satoshi Nakamoto e Al Finney l'hanno chiamato probabilmente per dirgli... E infatti poi i commenti sono stati bellissimi. Qualcuno che diceva, un mio parente mi ha detto che li aveva minati nel 2000, però poi li ha venduti perché erano saliti. Oppure incontro con un agente assicurativo, parliamo di cripto e mi dice me li avevano proposti nel 2005 ma non mi sembrava affidabile. C'è gente veramente senza ritegno ragazzi, senza alcun ritegno, ma a noi ci piace così perché il mondo è bello perché è vario. Allora ragazzi, direi che questo ciclo di Bitcoin assomiglia molto a quello precedente del 2021. Credo che per operazioni di trading possa essere un'ottima traccia. Pensi che fare analogie abbia senso? Allora, io credo che come si chiama? La ciclicità va sempre considerata, però non va data per scontata, nel senso ci sono delle ciclicità evidenti, però questo ciclo è molto diverso ad esempio perché ci sono gli ETF, c'è il discorso di Trump, eccetera, eccetera. Quindi, che ne pensi del nuovo presidente della Fed? Hanno licenziato Powell e non mi hanno detto niente, no, forse dici della SEC, intendi? E lui è molto pro cripto, ma la SEC ormai ha cambiato rotta completamente, lo sappiamo. Lo sappiamo. È vero che nel 2009 li proponevano, ma per scammarti, già nel 2009. Potevano scammare anche me, già che c'erano. I Bitcoin nel 2009. Pensa, lo scam della vita. Allora, ultimi saluti agli amici di TikTok, dai, che poi passiamo alla parte di analisi, vediamo se c'è ancora qualcuno. Grande Alex che mi ha inviato cose, io non so come funziona su TikTok, che so che c'è da inviare ste robe qui, le rose, però io, amici, io sono troppo boomer per TikTok, non ci posso far niente. Non so, magari un giorno mi metterò a fare i balletti anch'io, ma quel giorno non è oggi. Magari quando sarà 1 milione Bitcoin. Grande Alex, grazie, continua a arrivare roba, io ti ringrazio, non so cosa significa, non so come funziona, ma ti ringrazio lo stesso. E Solana, come la vedi? Abbiamo risposto. Parlaci dell'alt season, se vuoi ti parlo dell'inverno, però quella sì che c'è in pieno. Per il resto di alt season non ce n'è l'ombra, c'è da seguire il solito grafico che ti ho mostrato prima, nient'altro, né più né meno. L'ETF di CRO, allora l'ETF di CRO è interessante perché ci sono novità. Dov'è? Dove cavolo l'ho messo? Porca miseria, eccola. Con Trump Media e Crypto.com arriverà l'ETF, ci sono passi avanti perché è stato firmato l'accordo e quindi secondo me entro il 2025 ne vedremo, anche perché nella roadmap di Crypto.com c'era proprio scritto nel 2025 del lancio di CRO.
Vediamo un po' come andrà, sarà sicuramente interessante. Investimento fino a 250 milioni per sostenere il progetto e bella per loro. Non so se Crow ha reagito. Ormai Crow non reagisce più a niente, ma non è colpa di Crow, è proprio sulle altcoin, anzi, forse Crow è anche una di quelle che sta andando meno peggio, però siamo sempre lì. Per alt season di quale grafico da seguire parli? Questo, guarda. Questo qui che mostra la forza relativa tra Bitcoin e le altcoin. Quando lo vedi in trend che sale, significa appunto che le alt performano meglio. Quando scende, Bitcoin performa meglio. Quindi questa è stata la mini alt season di novembre, questa è stata la grande alt season del 2021. Per il momento a me piacerebbe vedere una fuoriuscita da questo bottom, tac, che in realtà già l'attacco verso il range high sarà una piccola alt season, però poi quella vera dovrebbe vedere una fuoriuscita da qui. Comunque ti ricopio in collo anche per te, se sei nuovo, il ticker di questo grafico, eccolo, su YouTube, su Twitch e anche su TikTok. Dai, visto che ormai siamo lanciatissimi su TikTok. Eccoci, mi raccomando amici di TikTok, seguitemi anche su YouTube, seguitemi anche sui social quelli seri, che è lì che poi c'è la ciccia. Tu Bitcoin lo holdi o prendi profitto? Io tendenzialmente lo holdo e poi di volta in volta vado a ribilanciare nel tempo, perché non voglio essere all-in su Bitcoin ovviamente. E Luca, non parli mai delle meme, come mai? Come mai secondo te? Come mai? Sono scommesse. Parlare delle meme è come parlare di che numeri usciranno domani al Super Enalotto, né più né meno, quindi se vogliamo giocare alla sfera di cristallo possiamo farlo, anzi è da un po' che non consultiamo la nostra sfera di cristallo. Eccola, il libro delle cripto risposte. Cosa gli chiediamo di bello? Quando ci sarà la prossima meme season? Piace come domanda? Che dite? Vi piace? Dai. Quando ci sarà la prossima meme season? Attenzione che arriva la risposta. Ah, la rana può balzare in alto ma anche scendere in basso con Pepe in bella vista. Figo tra l'altro sto disegno, eh? Molto figo, adesso me lo piazzo qua. Bene, ora avete la tua roba. Luca, ma perché non ci fai vedere il tuo wallet? Ma te lo puoi scordare, Paolo. Cioè, io non sono qui per flexare, non sono qui per far vedere i cavoli miei e non lo farò mai, te lo puoi scordare. Chi ti fa vedere il wallet è un cafone per quanto mi riguarda. Cosa vuoi dimostrare facendo vedere un wallet? Ma per l'amor del cielo, ragazzi, giammai. Non vi faccio neanche più vedere l'asset allocation perché poi viene copiata brutalmente, figuriamoci il wallet. Eccolo, guarda, ti faccio vedere questo. Questo è un wallet, questo è un altro. Questo dov'è? Anche qua ce n'è uno da qualche parte. Questo è un altro. 3 wallet, cosa vuoi di più? Sono tutti vuoti, però va bene lo stesso. E allora... Mr. Rip e Zanetti cafoni, no, ma perché loro non lo fanno con quel senso lì, perché di solito chi ti fa vedere, chi ti apre il wallet così che ti dice figa guarda c'ho i milioni, poi cioè in realtà è stirato, no, loro ovviamente sono su un altro livello perché loro raccontano sempre i loro investimenti di volta in volta, insomma c'è del contenuto, di solito chi ti sbatte in faccia il wallet così, perché lo fa? Per far la cafonata tendenzialmente, cioè non lo so, così. Sull'asset allocation potresti fare eccezione, ma vediamo Carmine, magari un giorno quando farete i bravi e non mi copierete più ne potremo parlare, vedremo, ma non oggi. Allora ragazzi, dai, partiamo belli caldi con la parte di analisi. Tra l'altro oggi ho preso una decisione pazzesca, non farlo Luke, no, il mio wallet figurati, è talmente privato e riservato che non lo voglio vedere, neanch'io. E allora, no, scherzi a parte, ora termina la registrazione.